Ebbene, miei cari viaggiatori, devo chiedervi perdono. Questo episodio di oggi è la prova che viaggiare aiuta a superare i pregiudizi. Sudato come se fossi uscito da una lavatrice, ma io per voi stoicamente continuo. C'è un caldo assassino. Come ci si ferma? Si è divorati dalle mosche, capite? Ed eccoci qui. Adesso mi trovo a Benidorm, che è una località di mare, balneare, piuttosto grande, piuttosto grandicella, che è diventata super famosa negli anni 90, primi anni 2000. All'epoca si diceva che era anche un ottimo posto in cui trasferirsi eventualmente da pensionati a causa del basso costo della vita. Sono bastati pochissimi anni per stravolgere tutto questo, perché le località di mare sono sempre più richieste, soprattutto da persone che provengono dal nord Europa, come ad esempio norvegesi, svedesi, in questo caso anche moltissimi inglesi. Una delle cose veramente famose di Benidorm è la sua skyline. Guardate un po', si vede anche da lontano tutti questi grattacieli alti. Adesso andiamo a vedere intanto il mare, perché si dice che sia molto bello il mare di Benidorm, e vediamo un po' anche cosa offre, ecco. A dopo. Sicuramente non un luogo dove io starei. Mi chiedo come si faccia a dormire qui la notte, c'è già abbastanza confusione, sono solo le 7, tra pub, casinò e anche insomma locali di ogni tipo. Vedo davvero tanta confusione. Mi viene da dire che questa via almeno è un po' come una succursale del Regno Unito. È tutto dedicato a una clientela di quel tipo. Si vede anche. Una clientela, oserei dire, giovane di quel tipo. O anche meno giovane. Sto scherzando, ovviamente, qui di giovane non c'è più nessuno su questo canale, quindi sto solo scherzando, non c'è niente di male a essere diversamente giovani. Proviamo ad attraversare o andiamo di là, vediamo un po'. Intanto vi faccio vedere qua. Se non sapete l'inglese non venite a Benidorm. Ecco, se non amate le mosche non venite neanche a Benidorm, perché ce ne sono. Niente, questo semaforo non diventerà verde per i pedoni mai più. Arriverò in pensione qui, in questo semaforo. Un po' mi fa piacere, perché mi stavo giusto chiedendo cosa fare da qui alla pensione e direi che un'attesa qui può avere il suo senso. Per fortuna c'è il mare che riequilibra un po' il livello di questo posto. Non so se sentite il rumore che fanno, ma il mio dubbio è che se in questo bell'angolo di mar Mediterraneo poi c'è una clientela di questo tipo, dopo si rovina un po' tutto, no? Sapete che purtroppo i soldi non hanno né nazionalità né colore. Un esercito di persone di questo tipo cambia radicalmente un posto. Quello che posso dirvi io è che questo genere di divertimento a me personalmente non piace. Non mi piace una località di questo tipo dove non riuscirei neanche a dormire senza sentire dei rumori fino al mattino. Quindi in sostanza ci dovete venire soltanto se vi piace divertirvi, sballarvi fino a notte fonda e cose di questo tipo. Ecco, una cosa che non avevo pensato di dire a proposito di Benidorm è che basta spostarsi anche di poco e noto che il genere di clientela cambia sia per età che per indole, e quindi magari si tratta forse anche di trovare il posto giusto.
Certo è che prima di aver prenotato magari un appartamento non sempre è facile capirlo, quindi diciamo che venire qui è un po' un rischio in base a chi siete voi. Non so se si capisca dal video, ma questa baia è veramente grande, questa di Benidorm. Miei cari viaggiatori, devo fare ammenda perché 2 giorni fa, quando sono venuto qui a Benidorm, dove mi trovo anche adesso, in pratica l'avevo un po' snobbata e non l'avevo valutata benissimo, nel senso che dicevo è un luogo che non fa per me, eccetera eccetera. In generale è comunque vero, diciamo, i luoghi dove ci sono davvero tante persone tendo a farmeli piacere poco, diciamo così. Però devo dire che ci sono tornato oggi. A differenza dell'altro giorno, sono tornato però nella parte sud di Benidorm. L'altro giorno ero nella parte a nord e devo dire che la sto un po' rivalutando, perché è molto più tranquilla, c'è poca confusione e soprattutto c'è questo spettacolo qua. Davvero molto bello. Sono salito all'Ermita Virgen del Mar, che è un promontorio che c'è proprio nella parte sud di Benidorm e diciamo oltre questo promontorio c'è un'altra cala bellissima e molto più piccola, sempre che fa parte di Benidorm, che si chiama Cala di Finestrat. Quindi davvero molto bello. Guardate che azzurro, guardate questo Mediterraneo stupendo. Quindi insomma, Benidorm un po' rivalutata, parecchio rivalutata. Questo episodio di oggi è la prova che viaggiare aiuta a superare i pregiudizi, almeno per me è stato così. Spesso è così e questa cosa mi aiuta davvero tanto, anche se i pregiudizi sono innocui. È giusto cercare di conoscere bene le cose perché, come dico sempre, ciò che conosci non ti fa paura, la tua opinione cambia su quella cosa. Ora comunque continuo a salire perché c'è ancora un pezzettino da fare per vedere uno spettacolo ancora più grande. Sempre per voi, tutto per voi. 29 gradi, pieno sole, sono sudato come se fossi uscito da una lavatrice, ma io per voi stoicamente continuo. Il comune si prende gioco di me. In questo luogo è già inverno. Vedete? 1 di ottobre, 31 maggio. C'è un caldo assassino. Tra l'altro non ci si può neanche fermare a prendere fiato perché come ci si ferma si è divorati dalle mosche, capite? Quindi bellissimo, bisogna proprio andare, si è stimolati ad andare come posso dirvi, come una lezione di spinning, no? Bisogna proprio andare in salita forte per non farsi prendere dalle mosche fino alla cima.
vi do appuntamento al prossimo video e vi saluto perché qui sono nel bel mezzo di un passaggio pedonale molto intenso e non vorrei che qualcuno mi prendesse su, diciamo, e mi facesse male passando. Al prossimo video, ciao!